Salve Onorevoli, rieccoci qui in un nuovissimo episodio, siamo su The Witcher 2, io sono l'Arax di Cormaris e in questo episodio volevo concentrare sull'incubo di Baltimore, anche perché per sbaglio diciamo che l'ho sbloccato perché stavo passeggiando per la città quando, nel momento che la missione ci dice di cercare la casa, la troviamo così a caso. In realtà volevo salire dai nani per comprare qualche runa, però loro ci parlano, quindi vediamo cosa hanno da dire. Welcome, Witcher, to my humble home. I'm looking for a dwarf by the name of Baltimore. Does he live here? Master Baltimore vanished some time ago. Who was Master Baltimore? He was our runesmith, the greatest specialist the world has ever seen. A lot of water has flowed down upon Tar since he disappeared. Yet me and my apprentices still can't recreate all the runes he could inscribe. Chi vive qui ora? Who lives here now? Yours truly. As Baltimore's best apprentice, I became the new runesmith. Got this house, along with the honor of continuing the great master's work. Can you tell me something about that moldy door? That's the entrance to Baltimore's old workshop. Mind if I take a look? Not at all. Only you won't find anything but scrap metal and cobwebs. Ok. Lui è molto vago, perché comunque c'è da dire che lui è scomparso nel nulla. Era il migliore. Porca puttana che ragnatele. Però c'è anche da sottolineare il fatto che non mi sento di fidarmi totalmente di lui, perché lui ha avuto tutti gli onori del caso, diventando... come si chiama? Cazzo quanto ferro. Porco Giuda quanto ferro. Diciamo, diventando con la scomparsa del maestro. Quindi non escludo per nessun motivo che possa averlo ucciso lui. Questo dovrebbe essere un caminetto, però si vede abbastanza chiaramente che ha un attimo un muro cedevole. Porca madonna, che cazzo di rumore. Chiave di Baltimore e appunti di Baltimore. Leggiamoli un po'. Inizia a cercare nel pozzo in cui risuona l'eco, fai 10 passi verso il fiume, cammina a sinistra e non esitare. Ed appena 20 passi attraversa il mio cancello, quel che ci mantiene sicuri. Raggiungi il luogo di riposo del patrono del crocevia. Ah, il patrono del crocevia dovrebbe essere... Cioè, l'unico crocevia che conosco è quella statua di legno verso la cava. Dovrei prendere tutte le strade, eppure quella centrale è sicura. Cerca i segni di Ingrad e seguirai i miei piani. Se sceglierai di andare a destra, presto troverai qualcuno in difficoltà. Di notte quest'anima affogata punta la sua ombra verso il tuo obiettivo. Aspetta che sto capendo. Allora, cerca le pietre di Ingrad. Va bene? Noi conosciamo una sola forma di pietra. Allora? I heard the rumble, Witcher. Everything all right? Yeah, just some rubble. Find anything? Niente di interessante. Poor Baltimore lost his mind before his death and must have destroyed all his notes. Why are you so sure he's dead? You didn't find a body. Maybe he just departed. Well, if he departed, he's as good as dead to us. A decent dwarf don't leave his settlement. Tell me, why are you so interested in Baltimore? Pura curiosità. Curiosity, nothing more. Curiosity can be dangerous. It's led many a man astray. Are you threatening me? On the contrary, it's more of a warning. See ya. L'ho detto che non ci dobbiamo fidare di questo stronzo. Ad ogni modo, vediamo di andarcene. E dicevo, io delle pietre, le pietre di Ingrad, credo di aver capito, anche perché soprattutto lui ci ha parlato del crocevia. Io conosco un solo crocevia fino ad ora che possiamo aver incontrato. Quindi signori, come vedete, fai 10 passi verso il fiume, cammina a sinistra e non esitare. Ecco, questo non mi è molto chiaro, però sicuramente inizia a cercare nel pozzo in cui risuona l'eco, credo si riferisca alla tana della succube. Quindi sappiamo anche che il caro Baltimore era un assiduo frequentatore della succube. Appena 20 passi attraversa il mio cancello. Il cancello è il cancello di pietra
quello dietro, raggiunge il luogo di riposo del patrono del crocevia. Questo è l'unico crocevia che conosco di fatto. E lì abbiamo invece il cancello, abbiamo il cancello. Quindi attraversato il cancello, il crocevia, tutte le vie sono corrette, ma ti consiglio quella centrale. Andiamo in quella centrale, anche perché qui mi ricordo, perché magari voi nel video pensate che è una piccolezza, però io per tutto il tempo che ci ho passato qui a uccidere le robe, avevo notato queste pietre. Sì, qui sei in Dingrad. Come vedete è un cerchio con una punta, perché già l'avevo notato nell'episodio quello delle arpie, dove per mettere quelle trappole, porco Giuda, ci avrò bestemmiato come un turco, anche perché pensavo all'inizio che ti dovevo mettere sotto quelle pietre. Quindi una cosa che ho notato è che le pietre sì, vedete, come vedete, ora in direzione l'altra pietra è lì sotto la testa di Geralt praticamente, che è proprio dove indica, ok? Che questo l'avevo notato seguendo le direzioni. Infatti qui non troviamo nessuna pietra all'infuori di quella che troviamo lì all'angolo. Ora vabbè, estremo la spada per rotolare. Che bello che da quando abbiamo ucciso, distrutto i nidi, le arpie non escono più. Come vedete questa indica lì. Che se noi ci sporgiamo notiamo che lì dietro il cespuglio c'è l'altra che ci indica quella che sta lì. Quindi possiamo evitare tutto il passaggio di vado lì e rivengo qui. E questa ci segna la destra, ecco, se la illumino si vede meglio. La destra, che è questo percorso. Ed è qui dove abbiamo trovato lo scrigno. Cioè in realtà era molto stupido. Ecco. Vai a destra come indicato sì, nella parete. E qui mentre che analizzavo gli appunti mi dicevo: se sceglierai di andare a destra, presto troverai qualcuno in difficoltà. Questo credo sia un po' falso, cioè è impossibile che l'abbia scritto Baltimore. Per questioni di gameplay è stato scritto chi era in difficoltà a destra se andiamo al crocevia, i troll. Ok, i troll erano in difficoltà. Ma quando è scomparso Baltimore vuol dire che già da allora i troll erano in difficoltà. Però questo viene un po' dubbio. Poi di notte quest'anima affoga, punta la sua ombra verso il suo obiettivo. Qual è quella cosa che affoga ed è in zona? O perlomeno può rientrare vagamente nel simbolismo, comunque in sinonimi metaforici di affogare, o comunque di zone navali barra marittime. Signori, chiaramente è il relitto della nave, mi sto riferendo, anche perché è l'unica cosa che potrebbe, tra parentesi, affogare. Quindi aspettiamo mezzanotte, suppongo. E vediamo dove indica la sua ombra. E in realtà non ha ombra. Poi diceva semplicemente di aspettare la sera. Dai un'occhiata. Di notte quest'anima affoga e indica il tuo obiettivo. Se dobbiamo guardare la prua indica una roccia. Ma magari è perché sta piovendo, non lo posso escludere. C'è un altro giro completo. Ma non è proprio illuminata la zona, nemmeno dalla luna. Quindi che cazzo ti indichi? Pennone indica la roccia, però no. Se aspettiamo invece tipo verso tramonto. Si vede un cazzo. Magari è su questa roccia. Proviamo a fare il vecchio sistema di tentiamo tutto. Qui è bloccato. Qui nulla. Nulla. Ma proviamo a usare prima di tutto il medaglione. Wow, 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 wow. Guarda un po' qui che abbiamo. Abbiamo un po'. Chi l'avrebbe mai detto? Oh no. Oh no. Perché mi hai dato il circolo? Non ha sbloccato nessuno. Cioè, pensavo che c'erano nemici, insomma. Prendi l'acconito. Quindi questa è la grande libreria del nostro amico. Cazzo, ci fosse un robo de armi pieno. Berretto di castoro, ma che cazzo me ne faccio?
Sì, runa del fuoco. O era runa del sole quella che ci serviva? Prendiamo tutto per sicurezza. I knew you were hiding something from me, Witcher. I wasn't the only one to hide something. Baltimore's notes state that the Master will return from the grave to meet with you. Nobody returned from where we sent him. You just admitted to murder. Aye? But what of it? No one besides you knows, and you'll not leave here alive. Get him, lads! Fermi tutti. Di tutto, vediamo che rune ci ha dato. Ok, quelle che voglio io. Quindi per il resto... Runa della terra, runa della luna. Ma la runa della luna non mi fa cagare, porco Giuda. Ok. I nani non sono da sottovalutare. Sono da sottovalutare per un cazzo. Ok. Non escludo un'altra bombetta. Ok. Muori, vecchio nano di merda. Ok. Continuiamo a bombardarli perché, guarda, voi scherzate e ridete, ma i nani sono veramente duri. Ok. Druido mano di merda. Porco Giuda Geralt, smettila di fare l'impedito. Ok. Ok. Anche se gli abbiamo mentito, comunque lui è venuto a cercarci, figlio di Troia. Schema armatura del cacciatore. Perché mi dovresti avere l'armatura del cacciatore, porco Giuda? Spago. Quindi comunque era abbastanza sospettabile, perché lui ha avuto troppi vantaggi dalla morte, se ne fregava abbastanza il cazzo. Il nostro onorabile maestro ci ha dato il servito, eccetera, eccetera, eccetera. E lo vai a cercare. No, ma chi se ne va dagli insediamenti nanici non è più rispettabile. Vattene un po' a far culo, stronzo. Quindi denunciamo il crimine. Aia. Scatta. E avvisiamo Cecil. Rieccoci sempre comunque nella casa di Cecil, ormai il nostro miglior amico di Bergen, e vediamo di parlargli per quanto riguarda appunto la situazione abbastanza drastica. By the pricks of the male gods! Master Baltimore's notes! Where did you get them? I discovered his vault near the troll's lair. By the way, Thorak, your new rune master, is dead. He and his 2 apprentices have left for a better world. What? How did it happen? Thorak murdered Baltimore. There's enough evidence in the notes I just gave you. Thanks, Witcher. A reward for your labors. It's not much, but I'll be needing funds to appoint and equip a new rune master now. Abbiamo ottenuto la Gear. Spada d'acciaio, e guarda che figata. Cioè è devastante questa spada. È veramente devastante. Poi siamo anche saliti di livello. Vigore speso per parare meno 25%. Niente, mi dai più vitalità più 25%. La magia praticamente non la stiamo sviluppando per un cazzo. Però porca puttana che spada. Cioè la spada definitiva 30-40 è un danno assolutamente devastante. Soprattutto ora che siamo sotto la guerra per uccidere i soldati kewediani. È più che utile. Tu che cazzo sei? Ah, tu sei quello nuovo che vende le rune, perfetto. Beh, onestamente tanto di guadagnato perché comunque abbiamo sempre il problema che le rune costano l'ira di Dio.
quindi ci converrebbe sempre e comunque avercele a portata di mano. Vabbè, queste poco ci interessano, tanto ormai abbiamo 30-40, che cazzo ci batte più, cioè fai quello che vuoi, 30-40 e ciao. Andiamo a buttare quindi ora la chiave. Cioè prima abbiamo la sua chiave, quindi qualcosa la apre. Teoricamente. Ecco. Ricevuta di Olcan. Bacino, cuoio. Cazzo serve il bacino? La ricevuta. Vabbè, la spada meteorica robusta già l'abbiamo in realtà. Sì, 29-33 che è quella che abbiamo equipaggiata. Quindi ad ogni modo, ora vediamo di passare un attimo. E cerchiamo... non mi viene in termine. Ah, leggiamo le ricevute prima di tutto. Ho ricevuto l'oggetto ordinato e come da contratto invio la prima parte del pagamento pattuito. Tuttavia sappi che le decorazioni erano approssimative e che l'intero lavoro sembra sciatto. Se il prodotto servirà ai miei bisogni, riceverò il resto del compenso subito dopo il consiglio. Olcan. È un oggetto missione. Sì, a quanto pare. Ad ogni modo, a che punto siamo? Geralt si rivelò quanto possa sembrare alcune delle sue gesta. In che senso? Cioè, Dandelion, che cazzo scrivi? Perché sì, queste sono robe scritte da Dandelion. Anche se non riusciva a trovare Striz, sapeva che un'abile maga poteva localizzare una persona scomparsa usando i suoi vestiti dalle persone. Filippa Ert era indubbiamente quella maga. Beh, direi che iniziamo da dov'è Tris. Anche perché dobbiamo ancora consegnargli il famoso ricordo, potenziamento, eccetera, eccetera. Comunque è fighissima questa spada, cioè guarda qua. Eppure seghettata, giusto? Sì, che figata. Io amo questa spada. Ci serve solo una spada unica d'argento, infatti non so ancora se potenziarla di fatto perché le rune costano tanto. Non abbiamo molti soldi, come vedete difficilmente superiamo i 2000. E voi mi dite, ah, 6 a 3000, bene. Tempo che mi compro l'armatura, che sta, lo schema dell'armatura che sta a 1600, mi incastono 2 rune, vedete quanto guadagniamo di fatto. Salviamo un pochino, ma che poi non abbiamo mai parlato con la sua serva in tutto questo. Just Per out of curiosità. curiosity, how much does a magic course cost these days? I'm certain you can't afford it, Witcher. Besides, you're too old. Non è No perché i matter. capelli I have a few of my bianchi own sono tricks as it vecchi. is. You mean Witcher's signs? Philippa can conjure up the illusion of a garden full of flowers, fruit trees, and young elves of both sexes copulating merrily all the day. And the illusion is complete. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'd gladly see it. Professional curiosity. Naturally. But I doubt Philippa's in the mood for complicated illusions. She focuses all her efforts on Saskia. Ora gli possiamo chiedere Who are chi è. you? I'm Cynthia, a mage in training. Philippa is my mentor. My condolences. No need for that. True, she's a demanding mistress, but she can also be charming. Besides, she's the best there is, Witcher. She has no equals. Excepting, perhaps, the old elven sorceresses. You should see her cast spells. Light and graceful she is. Not like that old tart de Tanzaville. Anche se c'è da dire che Sheila è amica di lei, come abbiamo visto nel coso alla piattaforma commerciale, quella roba dei cristalli. E in più lei sapeva di Sheila che era stata inviata alla corte di Re Elset. Dubito fortemente che lei non sappia che Sheila è in combutta con Leto. You wanted Quindi to discuss something? ho un nastro di sta dalla parte di Elset. Your friend Sheila is conniving with Henselt. I know this, Witcher, but it's no cause for concern. Sheila is there to ensure Henselt doesn't fall prey to the same people who killed Foltest.
We don't want him as sovereign of the Pontar Valley, but we also don't need Kedwin to descend into civil war. Ecco. There's proof that the Wild Hunt is a vast accumulation of the power. Something that would interest mages, you'd think. To the mere mortal, anything that is not immediately comprehensible is suspect, the product of a conspiracy. And where there's a conspiracy, well, it's obvious Ma mages nessuno ha must detto have hatched questo, it. smettila. I'm a mortal, though probably not a mere one. I found the notes of a man who spent his entire life... Paranormal phenomena interests Cynthia, my intern. Take this up with her. Ok. Remember the antidote for Saskia. Parliamo It's very con important. Cynthia. Conosci Sheila? You know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness. Is that your opinion? Or are you just repeating what Philippa says? We Ottima agree in our osservazione. assessment. Tris Marigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. That's interesting. Kira Metz and Margarita Lowe Antiel are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac, the other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Ok, la prima mi Then there's piace. Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath Desert. Quindi io direi che Sheila è al servizio di Filippa. I'm trying to learn something about the Wild Hunt. Very interesting phenomenon. Like all mysterious things. Willing to share what you know? Well, I would be. Provided you found the notes of Morton Collis first. He devoted almost his entire life to researching the hunt. We could go into detail if you had his scribblings. Ce li ho. I found Morton Collis's notes. So, let's see what you've learned. Well, there are a few documented facts, but Collis notes the existence of plenty of myths and legends. Very true. Where shall we start, then? Beh, la caccia è un presagio di guerra. People say the hunt's appearance is an omen of war. In our times, wars are so frequent, we might even consider flights of honking geese as their harbinger. The hunt traverses our world in winter. Wars usually break out in spring, but only because rulers wish their soldiers to die in battle, rather than of cold. Beh, effettivamente è anche vero. What's the sorceress's take on the hunt? The topic makes them uneasy. Since the Council and Conclave banned the use of mind spells, the Wild Hunt has been a taboo topic. There's some link between mental spells and the cavalcade? Both addle the brain. Anyone who has come in contact with the Wild Hunt has experienced mental instability that either takes the form of insanity or amnesia. You see, Come the nel wraiths caso emit a di magnetic Geralt. field that severely distorts perception and impedes brain functions. La capaccia rapisce gli umani. When I pursued the hunt, I passed through many abandoned villages. Well, the Wild Hunt abducts young people. What for? The wraiths might need workers, warriors, or meat. Collis seems to favor the slave theory. Quando appare la Collis caccia? claims the hunt's appearance can be predicted by observing the Orcan Nebula. And eclipses affect how often it appears. In any case, it arrives on the winter solstice, though not necessarily every year. Collis calculated that the hunt slips into our world in those years when the nebula is in the eastern sky. Dalla First and direzione della foremost, caccia? Collis studied the hunt's movement. Oh, it's well known that the Wild Hunt moves north to south, never in the opposite direction. That's what I remember, and Collis's research confirms it. I'm just having trouble understanding why that is. The retinue's trajectory brings it into our world at the North Pole. Thus, once here, the wraiths can only move south. Ricapitolando. Let's summarize. Based on his observations and calculations of the Wild Hunt's movements, Collis arrived at two equally important conclusions. The first was that the hunt is made up of knights who perished in various worlds and have reconvened as a retinue of vengeance. His second hypothesis states that an unknown, extremely powerful force multiplies wraiths,
whose task is to travel between worlds in search of slaves. Both theories seem probable. Each time someone runs into the hunt, the Wraith's magnetic field causes their mind to descend into chaos. By inference, another meeting with the hunt and its field should reverse the effects of the first. Ma non credo sia così logico, Geralt. Perhaps. Someone who lost their memory or their mind on their first meeting with the hunt could recover either on the second meeting. But I'm afraid that's unproved. Anyone who has managed to escape the Wraiths would rather die than meet them again. E in questo caso non è You can proprio lose or Geralt. recover your memory by meeting the wild hunt. Do you know something I don't? I have amnesia, but my memory's been coming back since a certain event. Since when? Since I killed a specter, the king of the wild hunt. Ok. Beh, effettivamente è interessante, però non credo che buttarsi di nuovo nella caccia selvaggia giusto per recuperare la memoria sia intelligente. C'è ancora questa statuetta strana. Sembra tipo un nilfgaardiano. Però You vabbè. wanted to discuss something? Ho trovato un sogno di... Vabbè, prima di tutto ho trovato il got nastro Triss's di Triss. bandana. Have you learned anything? Triss was here. Letho forced her to teleport. Why would Guarda he? che occhi. There are easier ways to travel. Two of Letho's comrades, probably those responsible for Demiven's death, were hiding among the Scoia'tael. When it became evident in Flotsam that the Kingslayer wanted to dispose of Yorvith, the Scoia'tael leader gave the order to eliminate them. Letho had to reach the unit before the elven messengers did. He could only do that by teleporting. I assumed that Triss wanted to teleport to me, but she missed the mark and they ended up in the gullies. What happened next? Letho left her in a gully, wounded. He probably thought that she'd diversify the local trolls' diet. He himself went to see the elves and massacred the unit with his comrades. They're somewhere on the other side of the fog. What about Triss? She escaped from the troll. Everything suggests she's somewhere in the area. I can assure you she is not in Vergen. She has to be here. Locate her. I'll try, but it will take some time. Have you learned anything else? Ma l'incantesimo di localizzazione è vicino. Per ora niente di interessante, non voglio condividere Nothing worth informazioni. mentioning. You're lying. There is something else. Stay out of my head. I'm sorry. I acted on instinct. In a few hours I should know what happened to Triss. What's going on out there? Let's see. What's going on? The peasants want to take pitchforks to King Demiven's son. Why? The Dragon Slayer's servant is spreading rumors that Stennis poisoned Saskia. The commoners are in an uproar. They want to dispense justice. Where's the prince? Barricaded himself in his room, guarded by nobles. For the moment, the peasants are still respectful, but they are feverish. A fight is inevitable. Help us out. The situation is dire. I'm going to inform the other nobles. Ma chi è che ha iniziato questa rivolta? Il servitore di... Era solo questione di Dogs tempo. growl at cats. Cats hiss at the dogs. A noble's a wolf to a peasant. Forget those animalistic similes and take care of it. I'll try to locate Triss. And should anything happen to Prince Stennis, remember, we need his blood. I remember. Ok, ma non in questa forma. Attendi l'evolversi dei venti, non mi piace. Comunque sì, vediamo di impedire di linciare. Perché poi scusate, la guardia nanica che cazzo sta a fare, porco Giuda? You're stupid. She just Dimmi che io posso scendere di qui, te ne prego. I heard. Ah, ma lo stanno beccando proprio nel castello dei tre padri. The commoners Che idea our geniale. prince is doing. Such judgment is above their station. I believe it's Serfs and lords will never be on the same side. Vi prego, ragazzi. Geralt! It's good to see you. The commoners claim Stennis is involved in Saskia's poisoning. They're looking to slaughter him. Nessuno riesce a mantenere l'ordine. Nobody to keep things peaceful. Scalen Burden and his dwarves are trying to contain the mob, but they're badly outnumbered. The plebs will yell a lot, beat someone up, and go home. As peasants do. No, Don't be fidati. foolish. They're not serfs anymore. The days of them humbly sowing and reaping are gone. Looks like things are getting nasty.
Ma porco Giuda. Hear me! What do you want? I'm Skill and Burden. I keep order in Vergen. Or doing a nice job then? Where was you when they poisoned Saskia? Give us the prince! Get the flails! Stop! Yorvith. Squirrels! Everyone who wants to leave this yard in one piece, keep your hands off your weapons. I don't care if you're a serf or a lord. I'll kill you all if need be. What's going on? The servant carrying wine during the feast said that Prince Stennis and Olcan poisoned Saskia. We want justice! You want revenge. It's not the same thing. We don't care. Saskia's fallen as if dead, while the poisoning prince and noble lords rush to herd us onto the field and sell us to Henselt. We won't let them! You lie, Colton. Nobody's being sold out. The poisoner must be caught and tried by law. Your law? What then? He'll pay a fine and get spanked on his ass? We'll spank him all right, with an axe to the throat! Where's this servant? Safe. The Scoia'tael keep an eye on him. Why is the prince hiding in his house if he's innocent? Enough! I'll shoot the first to reach for a weapon. Then heads will start falling. There's more of us. You can't kill every... Then you'll be first. Now back off! Onesto. We need to act quickly. Bello lui. Qual è il piano? What's your plan? I'll frighten them a little. Bleed them if need be. I'll buy you some time, but be swift. I can't hold them off for long. Question the peasants and the nobles, and talk to the dwarves. Maybe you can get to meet Stennis. Even if he's guilty, I'm sure he's prepared a suitable story. You'll know how to sort the sheep from the goats. Also, find the servant who started talking so suddenly. You won't have time to talk to everyone, though, that's for sure. Ah, poco ma sicuro. Ma fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.